ragazzi, Lara si è appena chiesta perché accende la telecamera visto che sono le 12:56, Sì. lei pensa Di andare a mangiare? Ha prenotato in un ristorante. Sì, infatti. Ma gli ho appena detto che non è così, il ristorante doveva essere una cascina qua nel Varesotto. E quindi? E quindi adesso ti toccherà studiare perché ti porto in un posto. Sapete ragazzi che se gli togli il mangiare a Lara è un disastro. Veramente? Ma se mi togli il mangiare non sono concentrata, cioè mi servono gli zuccheri giusti al cervello per poter connettere. Mi chiamavano Golia, quindi danno un bacino come una caramella. Come una caramella? Ah sì, ok. Ecco, Vabbè, quindi adesso sì. la porto in un posto che vabbè, ovviamente è ricca di mistero. Oggi sembra Non si una mangia. passeggiata, no, sembra una passeggiata ragazzi, ma non lo è per niente. O meglio, non c'è niente di spaventoso, però comunque ci sono tante cose interessanti da dire. Beh, adesso sono curiosa però. Adesso gli toccherà studiare perché la documentarista è lei. Complimenti, complimenti per l'idea. E quindi adesso quelli che erano i tortini di verdura, tutti ma affettati ascolta un attimo, quelli che erano i tortini di verdura si spostano stasera, perché se mi fai fare il lavoro di cervello, poi scarpinata e tutto quanto, sì, alla fine... c'è solo un problema che ho lasciato a casa il bancomat e qui c'ho 30 euro, quindi non so. Ma guarda che con 30 euro, sì, infatti, con 30 euro tra focaccia e un panino, cioè, ma lo sai che mi accontento, sì, no, però bisogno mangi solo di... tu praticamente. Vabbè, voglio dire, Vabbè. sono io quella che alla fine si è scervellata a studiare, Ragazzi, a dire... adesso la porto in un posto chiuso, adesso Lara studia, ci vediamo là, ciao. Ok, ciao. Siamo arrivati sul posto, siamo al monastero di Torba. Di Torba, e mi ha fatto studiare... L'ho fatta studiare per tutto il tutto il percorso, tragitto. quindi per 250.000 chilometri, no scherzo, abbastanza vicino. No. Monastero di Torba è veramente, ragazzi, pienissimo, e non lo sapevamo, di storie, storia leggende e di leggende, di mistero. E anche storie proprio storiche. Sì, assolutamente sì. Cioè, non è solo una leggenda, un fantasma, questo o quell'altro, ma c'è anche tanta storia che appartiene al patrimonio italiano. Da insomma. secoli e secoli e secoli e secoli. Amen. 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 Adesso vi portiamo su e poi Lara vi dice due cose. Dove ti ho portato? Ne valsa veramente la pena, quindi ragazzi. Il pranzo poteva aspettare. Assolutamente, può diventare benissimo cena. Ecco, già mi ho minacciato di spendere altri soldi. Vabbè, esatto, perché sì, me lo merito. È un posto meraviglioso, quello che potrebbe essere un piccolo borgo, ma che ha una storia veramente, veramente antica. Allora, questo era anticamente, attorno al IV-V secolo d.C., un castrum romano, quello che è l'accampamento romano, quello che gli eserciti romani formavano alla fine della loro giornata, quando arrivavano in un determinato posto e si dovevano fermare, la costruzione dell'accampamento, che poi i giorni successivi, quando dovevano ripartire, smontavano e ricostruivano là dove dovevano arrivare. Da accampamento romano è diventato un insediamento di Goti, Bizantini, Longobardi, fino a quando nel secolo 1200 divenne un monastero di suore benedettine, e lo rimase per tantissimo tempo, e sono le suore benedettine che fanno il mistero di questo posto.
Successivamente divenne un borgo agricolo fino addirittura al 1970, in quegli anni. 71 mi pare. 71, dove quando visse l'ultima famiglia di contadini qua. Il posto è patrimonio dell'UNESCO, è conservato benissimo, ci sono delle mura romane che poi, ecco, che Corrado adesso vi fa vedere, con un percorso che vedremo di fare. E il mistero di questo posto è legato ad un dipinto che c'è nella torre, che era stata utilizzata dalle suore come stanze, come adibite a stanze proprio, refettorio, dormitorio. In questa torre c'è questo dipinto, dicevo, che rappresenta delle suore. 3 di queste suore non hanno il volto, non c'è il volto dipinto. Si dice che queste suore siano scappate e che vaghino qui, in questi boschi. E c'è gente che dice di aver visto, di averle viste, di aver sentito la loro presenza, e che si pensa che siano tormentate proprio perché vogliono ritornare al loro dipinto, e solo quando si vedranno i volti nel dipinto vuol dire che loro sono ritornate e hanno ottenuto la pace. Legato a questo posto c'è un'altra leggenda che parla di un brigante che viveva da queste parti e che una donna, una tale Raffa, avrebbe ingannato perché lui seminava soprusi e non si sapeva come cacciarlo. Lei lo ingannò, si fece trovare a fare il bagno nel fiume, nell'Olona se non sbaglio, sì, nel fiume che c'è qua da queste parti, nuda, in modo tale da attirarlo, e lui ci cascò, diciamo così, e lei lo attirò sulla torre, e dalla torre, avvinghiandolo, abbracciandolo, caddero entrambi. Lui morì, lei sopravvisse. E anche di questa Raffa si parla, perché proprio fa parte della leggenda del posto. Quindi c'è mistero, e adesso vedremo un attimino di andare a vedere i luoghi internamente. Sono veramente curiosa di vedere il dipinto, sinceramente. E ragazzi, il posto è stupendo. Io poi che amo l'autunno, i colori che ci sono in questo bosco sono meravigliosi. Scusate questo accenno di romanticismo. Ok, allora adesso cominciamo a vedere da che parte entrare, facciamo un giretto per capirci qualcosa. E chissà se non ci scappa una piccola indaginina. Sì. Intanto iscrivetevi al canale, lasciate nei commenti le vostre impressioni su questo video, mettete condividete il video e solito dovere da bravi segnalini. Il solito dovere da bravi segnalini, bravissimi. Okay. Ok ragazzi, stiamo entrando nella chiesa, anzi sto entrando, l'area già dentro, bellissima, mamma mia. Si vede che fanno degli eventi qua, perché hanno ricreato questo palco, qua guarda. C'è anche una parte sotto, probabilmente una sorta di cripta. Sì, adesso andiamo. Ricordiamo che il sito è patrimonio dell'UNESCO e patrimonio FAI, per cui è bellissimo. Fa un freddo esagerato. Ma fa freddo, sì, ma dà anche la sensazione di freddo. Cioè mi immagino all'epoca che non è che avessero il riscaldamento. No, non penso proprio. Le monache. Probabilmente si scaldavano con delle lanterne. Allora si vede che si può fare il giro, guarda. Proviamo. Occhio, perché ci sono dei gradini. Sì, non sono gradini, sono sassi. Esatto.
Cioè, questa è peggio di un'esplorazione. Cioè sembra di andare sotto il Duomo di Milano, sai che c'è Sì. Ma che bello! Ma cos'è? O è la parte antica della chiesa? Sicuramente. Perché non penso neanche sia una sorta di cripta, non è una cripta. Ma guarda! Meno male che c'è luce, porca vacca, se no... Sì. Ragazzi, è meraviglioso. È meraviglioso. Ma poi non so perché mi sento a mio agio, si sente un'aria, cioè tira un'aria positiva qua dentro, vero? Sì, assolutamente. Assolutamente. Qui erano tipo delle nicchie. Delle nicchie, sì. Delle nicchie, sì. Ragazzi, oggi non mi vengono i termini, devo girare con... Il vocabolario. Sei tu il vocabolario. Sono io. Cioè, oggi proprio non riesco neanche a dire come mi chiamo. Allora. Sì, qui si sale su dall'altra parte, immagino. Sì. Non è che ci sia qui molta hanno scelta. ricreato, cioè non hanno ricreato, hanno rifatto probabilmente nel tempo un soffitto, un pavimento successivo. Lì, ovviamente. Bellissimo. Bello. Tra l'altro c'è anche, mi sembra di aver visto, non tantissimi visitatori. No, è tranquillo, cioè i visitatori ci sono, ma essendo il sito piuttosto largo, probabilmente sono dislocati, sono dispersi un po' in giro, cioè non ci si sgomita, ecco. Lo si visita tranquillamente. Beh, diciamo che questa prima parte è già conclusa perché è molto piccolo qua. Mi piace questa cosa qui, vediamo se ce l'ha. Ma che sia il campanile? Forse. Sì, no. O se lo era l'hanno chiuso. Magari, esatto. Però guardate ragazzi, queste mura come sono veramente antiche. E poi i dipinti, questo è un dipinto, guarda. Già. Questo è un dipinto, ma anche qua su ce n'è uno. Qua, lì. Dove? Ah sì. Quello. Questo è un estintore. Ah no, non frega niente a nessuno. Ok, vedete ragazzi, quello che Lara diceva prima, guardate come sono come la stradina. Diciamo il vialetto d'entrata. Il vialetto d'entrata, un altro po' bisogna fare... Ops. Guardate come diceva Lara in presentazione, quanti boschi, quante piante, quanto verde che c'è attorno a questo posto. È veramente, veramente bello. Io ho visto una cosa che spero non abbia vista Lara, se non mi ricatta. Che cosa? Speriamo che tu riesca a non vederla. Che cosa? L'ho vista. Fottuto ragazzi. L'ho vista, però dai, cioè, questo non vuol dire niente. Guarda quella casettina là. Quello che doveva non vedere che ha visto il ristorante. È il ristorante. Ecco, adesso però sta cosa che, cioè io sono quella che mangia in continuazione, comincia a essere un po'... Il problema è che tu mangi ma ingrasso io dopo. E quindi è questo il problema. Vedi, ma io, cioè, da brava strega, uso i miei malefici per... La strega Lara. Per fare in modo... Vedi, questa qua... Probabilmente l'entrata era dall'altra parte, perché questa è l'abside. Probabilmente l'entrata, o comunque laterale, era l'entrata laterale. Proviamo a vedere un altro loco. Esatto, un altro loco del loco. Questa casetta qua. Questa mi sa che è inaccessibile perché vedo una corda. No, non si può entrare qua ovviamente. Saranno realizzati gli interventi. Sembra un fienile, guarda. Ci sono un piccolo... Quella è l'area archeologica ovviamente. Sì, poi ragazzi vi portiamo lì anche perché quello che dicono di questi eventuali fantasmi dovrebbero aggirarsi intorno qua, attorno proprio alla... Per cui poi vi portiamo anche lì. Adesso vediamo come si può fare.
Ok ragazzi, stiamo per entrare nella famosa stanza. Sì, nella stanza dove c'è il dipinto con le suore senza il volto. Questa è la torre dove un tempo c'erano le stanze una sopra l'altra dove vivevano le suore. Per cui adesso entreremo, vedremo il quadro di queste tre, scusate, il dipinto, l'affresco sul muro che corre per tutta la stanza, ma in particolare il particolare delle tre suore senza il volto, di cui si dice vaghino le presenze in questi boschi. Esatto. Ecco, noi abbiamo fatto questa premessa qui perché dentro c'è gente qualcuno che sta ovviamente visitando il posto, per cui per non disturbare loro e per cercare di fare un minimo di ripresa senza le altre persone, l'abbiamo fatta nel frattempo qua. Ora entriamo. Ok ragazzi, nel frattempo sono andate via alcune persone, quindi siamo soli, non mi sembra vero, sì, nella stanza. Allora, eccole qua, queste sono le suore senza volto di cui vi abbiamo parlato poc'anzi. Al mistero del non volto, diciamo così, c'è la posizione delle mani delle suore, sì, che sembrano quasi comunicare qualcosa, o è una sorta di preghiera fatta in qualche modo, oppure non si sa. Fatto sta che questa fila di suore, ecco, fai vedere che quelle là il volto ce l'hanno. Sì, è vero. Queste qui il volto ce l'hanno, una sbiadito, esatto, e l'altro no, però insomma quelle ce le hanno. Sì, mentre queste qui proprio no, addirittura qui è venuto giù, adesso sarà probabilmente il tempo, anche perché come abbiamo detto nell'ultimo periodo qua hanno abitato dei contadini, vuoi il fuoco dei camini, del focolare, avevano annerito tutto, poi sì, quando il FAI è subentrato ha rimesso un po' a posto tutto, e nel FAI c'era fondatrice del FAI, la discendente della famiglia Crespi, di Crespi d'Adda, che ha aiutato a rivalorizzare questo posto. Ecco ragazzi, Crespi d'Adda è la prima, diciamo, uscita che Lara ha fatto con SH. Come Apple Pie. Come Apple Pie, ecco, quindi vi mettiamo... Sono legata particolarmente a quel paese. Esatto. E quindi vi mettiamo anche il link in descrizione di quel documento, tra l'altro splendido, non perché l'abbia fatto la mia nemica più acerrima, ma perché è veramente bello. Sono stata nemica acerrima. Sì. Sono legata particolarmente a quel dico sito, quel posto, sì, un villaggio industriale meraviglioso, vi consiglio di andarlo a visitare perché ne vale veramente la pena, e poi ha un cimitero veramente importante, veramente occorre per visitarlo andare in momenti particolari, noi purtroppo non siamo riusciti perché ha degli orari. Esatto, andate sul sito di Crespi d'Adda e troverete tutte le modalità di ingresso. Infatti, e quant'altro. Allora, intanto che riusciamo a parlare, vi facciamo vedere insomma quello che c'è attorno a queste figure di suore. Tra parentesi, anche lì ce n'è una senza volto, però questa non è stata nominata tra le suore. Poi ce ne dovrebbe essere una con il nome, avevano detto lì. Mi sa che in un'altra stanza. Forse in un'altra stanza. Vai a capire adesso dov'è. Sì. Là ce ne sono altre 3 di figure, guarda, là in alto. Là in alto, e hanno ovviamente il volto. E anche qua, guarda. Sì, qui si vedono... sì, probabilmente era tutto era una scena, no? Probabilmente rappresentava la vita del monastero in momenti magari delle varie celebrazioni. Che bello. Mi verrebbe quasi, lo so che è veramente un'assurdità, però mi verrebbe qui da fare una domanda, perché questo è il luogo un pochino più particolare. C'è qualcuno qui? C'è la presenza delle suore che si dicono siano fuggite e che vagano in questi boschi
Sono io ovviamente. C'è un pavimento in legno. In legno, quindi... in parquet. Questo vi può far capire quanti posti ci possono essere che sono stati riutilizzati da, che ne so, vabbè, a parte i contadini, ma magari i pastori, che nel tempo hanno trovato le strutture abbandonate e ci si sono messi ma gli stessi briganti, no? Abbiamo gli detto. stessi briganti, esatto, e che poi con i fuochi per far da mangiare hanno involontariamente rovinato dipinti, perché il fumo, la fuliggine ha coperto tutto. Chissà quante altre strutture possono esserci che hanno avuto questo destino. Se c'è l'entità di una monaca qui, vuole in qualche modo farcelo intendere, farcelo capire, con un rumore che non sia il nostro rumore dei passi, oppure lasciandoci detto qualcosa, abbiamo dei microfoni. Fin tanto che siamo da soli. Si sente sparare, ma... Ma io cioè, è una strana pareidolia questa. Quale? Adesso non voglio... Vedi, prova a metterti un po' lontano. Sì, vedo un volto. Ma più che un volto, questo sembra un teschio. È vero, no, ma io vedo anche il volto. Guarda, metti la mano su... Aspetta, tieni la telecamera. Allora, questi sono occhi. Beh, quello questa è la bocca. Quello per forza probabilmente... però teoricamente queste suore sono non quelle dovrebbero senza volto. averlo. Ma e questo è il teschio. È il teschio. Sì. Ora non so se è pareidolia. Però questo qua è un volto, secondo me. E ha addirittura le pupille spostate verso di qua. Beh, sicuramente... Però teoricamente non dovrebbe, perché sono le suore senza volto. Anche qua, volendo, c'è un piccolo accenno, scusate, qua. Sì, anche qua. Il naso, la bocca e gli occhi. Beh, probabilmente magari fuori da leggenda si potrebbe ipotizzare che probabilmente si siano consumati. Certo. Magari la tecnica utilizzata non ha resistito come può aver fatto negli altri volti. D'altronde, ragazzi, si chiamano leggende proprio perché lo sono. Quindi c'è sempre in ogni leggenda un fondo di verità, ma è comunque una leggenda, non è qualcos'altro. Quindi però è interessante il fatto che appunto ci sia questa cosa delle suore e quella del brigante, che dovrebbero, insomma, essere anche avvistati all'esterno di questi posti, quindi nella boscaglia, vedete fuori dalla finestra quanto bosco, quanto verde c'è. Vediamo se riusciamo... dovrebbe esserci un'altra stanza sopra, però non ho capito come si fa a raggiungerla. A meno che non mi sia sbagliata io. Allora, abbiamo fatto la stanza delle suore, delle monache, senza volto ovviamente, e adesso, anche se insomma, come vedete là c'è una strada, ragazzi, e probabilmente anche dei tralicci, insomma, perché comunque non siamo fuori dal mondo, qui comunque ci sono insomma, zone elettrificate. Sì, perché c'è il museo, comunque sia il sito, essendo visitabile, ha le luci e poi c'è un piccolo bar, piccolo ristorante. Sì, c'è un ristorantino. Di conseguenza, insomma. Ecco, quindi c'è ovviamente tutto quello che può interferire però abbiamo il nostro K2. Con un K2. Tra l'altro qua ci sono... Guarda che già brilla. Non l'ho visto perché era girato. Ha brillato, le ha dato una brillata al volo. Abbiamo fatto la premessa. Abbiamo fatto la premessa che qua. Però allora qui abbiamo notato che ci sono dei posti dove sembrerebbero essere state delle segrete, che ora ovviamente sono adibite a deposito per i contadini, giardinieri e quant'altro. Sì, perché ovviamente il posto, l'avete visto, è tenuto benissimo, l'erba è tosata. È un posto pazzesco. Però probabilmente questo all'epoca era una sorta di... Però mi viene da pensare, prova a mettere il K2 dentro, non troppo, sennò poi non lo tiriamo fuori più, no, anche per terra magari, e noi ci allontaniamo. Ma come faccio? Poi non si vede?
aspetta, facciamo così. Si vede? Non si vede tanto. Vediamo se riesco a zoomare. Sì, si vede. A meno che non lo metto in piedi contro il muro. Ragazzi, stiamo cercando di capire come, insomma, dove ci sono le segrete spesso si cela qualche... C'è qualcuno in questo posto? Erano delle segrete? Se c'è qualcuno può fare brillare quello strumento appoggiato alla colonna, avvicinandosi? O fare un rumore? C'è forse la presenza di qualche suora, di una delle 3 suore che si dice siano scappate, che vagano qua attorno. Si sente il rumore dell'acqua, però probabilmente... Sì, no, ma stanno facendo... Senti, siete vicini alla testa qua. Sente il rumore come se fosse un rubinetto aperto. Ma probabilmente sopra stanno facendo... Sì, o c'è uno scarico. C'è uno scarico. Sarebbe proprio... Vabbè, niente. Ritiro il K2. Ragazzi, noi sempre col K2 acceso con le dovute premesse che abbiamo fatto, cominciamo ad andare sotto la torre, no? Sì. Che è quella famosa torre che vi abbiamo appena fatto vedere, dove appunto ci sono i dipinti senza volto. Là c'è un altro dipinto, tra l'altro. Sì. Ma è bellissimo. Ma guarda che bello! Ma qua è bellissimo! Ma qui è, sì. Là c'è la finestrella, poi c'è quel piccolo balconcino quasi. Lì c'è una... Eppure ho come l'impressione... Sì? Ho come l'impressione che manca la parte in alto. Beh, si potrebbe essere danneggiata col tempo, eh? No, cioè non capisco se si può salire fin su. Perché vedi, quelle là sono quelle là sono le 2 finestre della stanza, quelle con l'arco. E sopra però le ultime 2 sopra il tetto. Ho la sensazione che ci si possa arrivare attraverso quella porta con scritto privato, che probabilmente ci può andare su solo coloro i quali gestiscono questo posto. Sì, insomma. perché mi manca all'appello un dipinto, sì. Quello che porta il nome di una delle suore, Alberiga forse. O è chiuso per ristrutturazione ed è dentro quella porta dove c'è scritto privato, sì. Magari stanno ristrutturando. Si vede benissimo che c'è un'altra stanza di sopra, sotto il tetto praticamente. Eventualmente dopo chiediamola, sì. Vediamo un po' se sì. Qualche... Perché purtroppo, ragazzi, allora ci sono delle visite guidate, ma non oggi, o comunque in altri momenti di questa giornata, e quindi non ci siamo potuti aggregare a nessun tipo di guida. Per sapere un pochino di più. Qualcosa hai visto? No, non ho visto niente. Si è illuminato una qua. Una tacca? Puoi rifarlo?
Io faccio questa domanda come se sì, per no, forza ci abbiamo, però ripeto, magari ragazzi, abbiamo fatto tutte le premesse del caso. Sì, però ha dato... qui siamo un po' fuori dai piedi da tutto, cioè da tutto, insomma, siamo comunque lontani dal ristorante, C'è qualcuno qui? Se sì, può avvicinarsi allo strumento che è in mano Lara? È uno strumento grigio. Basta avvicinarsi e può brillare. Poi... Ha brillato, ho visto, l'ho inquadrato. Bene, c'è qualche presenza qua attorno? Io faccio riferimento sempre alle suore, ma magari qualche contadino che è stato qua. Il brigante stesso. Il brigante stesso. Raffa. Oppure se torniamo indietro, qualche soldato romano. Qui ci sono stati insediamenti di tutti i tipi. Qui la storia è lunga. Beh, però mi viene da dire che ha brillato a comando, Sì, abbiamo chiesto chi... Qualche secondo dopo abbiamo chiesto... Sì. Se c'è qualcuno può riavvicinarsi a questo strumento che ha in mano Lara, grigio? Se ci si avvicina brilla, cambia le luci. Se sentite degli spari... Esatto, lo stavo dicendo io. Ci sono dei cacciatori. O cacciatori o un tirassegno non lontano da qui. Non mi viene da dire i cacciatori perché mi sa che è la stagione questa, Però pieno di boschi. Beh, però è interessante che ha brillato a comando, Sì. Una volta ma l'ha fatto. Anzi 2, perché una volta l'ha fatto là vicino alle segrete. Potete riavvicinarvi a questo strumento se c'è qualche presenza, qualche entità? Poi... A domanda risposta ancora. Poi... Porca vacca. Ma questo è ancora brillato. Sei una delle suore? Se sei un... Oi! Stai ancora vagando per questi boschi? Porca vacca. Caspiterina. Cioè, se non facciamo domande niente, se le facciamo brilla. Se sei una suora che... Ok, va bene, basta, va bene. Più. Va bene. Ho capito, cioè, presumibilmente è qualcuno che ci sta seguendo. Noi vorremmo andare a vedere anche le mura. Ci accompagni? Dovresti conoscere questi posti molto bene. È vero che qualcuno ha intravisto delle entità, insomma, proprio delle visivamente. Figure, delle figure vagare qua attorno. Vi siete manifestate? Se sì, avvicinatevi ancora allo strumento come prima. Basta avvicinarsi e lui brilla, cambia luci. Ragazzi, adesso però c'è una persona con un telefono sicuramente, anzi, ce l'ha in mano. Ok. Abbiamo percorso le mura meravigliose che da giù, da dove abbiamo lasciato, conducono fino qui. È un posto bellissimo, ragazzi, guardate queste mura quanti anni possono avere, caspita. Sì, è ciò che resta delle mura che circondavano il vecchio castrum romano e che poi nel tempo ovviamente circondavano il convento e quello che poi è rimasto della colonia agricola, che poi è diventata. Si vedono le finestre o feritoie comunque. Sì, intanto gliele facciamo vedere. Sì. Intanto vi facciamo vedere la strada che abbiamo percorso.
Questa è la parte, esatto, anche là in alto si vede, cioè, da qui il muro tagliava giù dalla parte di là. Sì. Stanno arrivando delle persone. Sì, stanno arrivando dei turisti, sì, ovviamente. Io avevo acceso qua il K2, ma adesso... Tra l'altro questo punto qui è uno di quelli dove si dice che si vedano appunto delle suore. Sì, assolutamente. O comunque questa raffa. Raffa, io forse Raffa la vedrei più vicino alla torre, perché è lì che è caduta, che è caduta, che è precipitata. Sì. Volevo... Ci siamo interrotti perché giustamente arrivano altre persone. Sì, c'è via vai. C'è il via vai di turisti, ovviamente, e anche per non inquinare col discorso del K2 sì, abbiamo teso che arrivassero fino lì, anche perché più di là non si va. Esatto. Perché qua c'è proprio lo spigolo, sì, Allora, stavamo dicendo, non so se l'avevamo detto prima, però vabbè, lo ripetiamo, al massimo lo sentite 2 volte, è qui che si dice appaiano queste suore. Sì, l'abbiamo detto 50 volte, no, ok, 50 vabbè, no, mi vanno da solo. E non solo, ma questa famosa raffa, che sì, però più, come forse diceva il brigante. Lara, più, esatto. Il brigante che è stato da lei ucciso. Lo ha irretito, lo ha ingannato, poi lo ha tirato sulla torre e sembra l'abbia abbracciato, e in questo abbraccio sono entrambi caduti, sì, dalla torre. Lui è morto, lei sarebbe sopravvissuta alla caduta. Proviamo a vedere stasera, ci buttiamo dal balcone se vivi tu o vivo io. E vedete, sei su una torre con Tizio, Caio e Sempronio, chi vorresti buttare giù? Sempre Lara. Ma perché io? Cioè, non così. No, a parte questo, allora proviamo a vedere se qualcosa si muove, perché giù da basso, ragazzi, avete visto domanda e risposta, quindi mi viene da pensare che siamo venuti qui come sempre col sacco vuoto e poi uno torna col sacco magari pieno. C'è qualcuno qui? Se sì, abbiamo uno strumento appoggiato a quel sasso, se volete avvicinarvi potrà brillare. Se c'è una suora, se c'è il brigante di cui si parla così tanto. O qualche contadino che poi ha vissuto qua. Puoi dirci qualcosa, puoi lasciare impressa la tua voce se vuoi. Esatto. Abbiamo un registratore, ti può ascoltare se vuoi dirci qualcosa. O altrimenti muovere queste luci avvicinandoti allo strumento sul sasso. Intanto sta arrivando un freddo lupo. Sì, fa davvero freddo. E non sono l'entità, è proprio freddo. No. Beh, la finestra è aperta. Sì, direi di sì, c'è un po' corrente. Ma qui che si dice che è il posto più attivo, ma mi sembra tutto abbastanza fermo. Intanto potete vedere quanti boschi, quanto bosco c'è. Sì, una meraviglia. Approfitto per chiedere ancora una volta se questo tipo di video vi possono piacere, perché a noi, nonostante il freddo e la fame a cui mi costringono, sì, a noi piace farli perché di base c'è la curiosità e la voglia di conoscere quelle che sono le bellezze del nostro paese, anche a livello, cioè anche soprattutto visto la nostra passione a livello di mistero e di leggenda. Quindi dicecelo.
se volete che veniamo di notte scordatevelo. Perché uno può dire mettete 3.000 like, mettete 3.000 like e noi verremo di notte, ma non verremo perché fa troppo freddo. Verremo di notte, ma anche no. Anche no. Se c'è qualcuno vuole in qualche modo manifestarsi, o visivamente o con quelle luci che ci sono sull'apparecchio appoggiato al sasso. Se sentite un rumore, ragazzi, è un aereo. Un aereo. Quindi, sì, esatto. Ovviamente, gli uccellini. Anche se io non volevo dirlo, ma ho sentito un fischio da là in fondo, ma sicuramente può essere un uccello. Poi ci sono le persone giù. Sì, appunto. Però mi sembra un po' strano perché arrivava da su, su le persone non ci sono. Forse un uccello. Qualche uccellino, sì. Però ha brillato. Ha brillato. Quindi c'è qualcosa su? Sopra di noi c'è qualcuno o qualcosa che vuol comunicare con noi? Sulla montagna? È interessante. Sì. Se la cosa è così, ci fate ancora illuminare? Sì. Quindi l'eventuale presenza non è al di qua delle mura, ma all'interno, è ancora all'interno dell'accampamento, del vecchio accampamento? Ovviamente le mura delimitavano una zona. Oh! Quindi non sei fuori, sei dentro. Porca vacca. Va bene, va bene. Vuoi ritornare? No, vabbè, ma questa qua poi... È il colmo. È il colmo. Cioè, è stato fermo un'ora, Quando ho detto montagna, il fischio di sopra ha brillato. Ma quindi il fischio che abbiamo sentito corrisponde a qualcosa di particolare, di anomalo, oppure si tratta della natura, di suoni della natura? Però dobbiamo dargli la domanda giusta. Però... Esatto, se qualcuno ha interagito attraverso questo fischio, può interagire toccando questo strumento sulla pietra? Cavolo, è stato... Tra l'altro qui non c'è niente, Lara. No, qua non c'è. Qui siamo proprio sulla montagna, siamo lontani dalla struttura. Cioè la struttura giù da passo. È giù, saranno almeno 200 metri e passa. Anche di più. Qua non c'è niente, c'è proprio la collina. Vi potete avvicinare o ti puoi avvicinare nuovamente a questo strumento? Se c'è qualcuno? Questo strumento può brillare se ci si avvicina un po'. Qualcuno te lo richiedo, qualcuno è rimasto dentro? Cioè la presenza, l'eventuale presenza è dentro le mura? No, strano e curioso. Beh, è strano e curioso, sì. Però ha brillato parecchio, Adesso non più, però. Vai a sapere. Ovvio che la speranza è che possa esserci sempre, no? La presenza, però magari è un'interferenza che noi non riusciamo a identificare qua. Siete per caso nei boschi? Se siete nei boschi circostanti, qua vicino, ce lo fate capire facendo brillare lo strumento sul sasso? Basta avvicinarsi. Rumore di là. Sì. Forte. Sì. Porca vacca. È stato un... no, è stato forte. Beh, forte. Insomma. Però ha tirato entrambe no, forte, sì. Lara. Cioè, ci siamo girati di scatto entrambi e non è qui, Adesso risentiamo poi quando saremo a casa, però. Non so che rumore fosse, no, ma... infatti. Boh.
Ho sospirato, se sentite un sospiro, sono stata io. Volete manifestarvi attraverso dei rumori? Lo potete fare? Anziché toccare quello strumento? Fate un rumore forte. La mia pancia. Ah, ok. Mi ha lasciato senza mangiare, ovvio. Infatti. Cioè, Prossima volta portiamo il companatico. sì, il sacchetto, la schissetta. Ancora? Hai sentito anche tu? Sì. Prendi il K2 No, per ma adesso c'è stato un insieme di rumori un po' strani. sì. Cioè, i rumori della natura, ragazzi, si conoscono, cioè uccellini. C'è stato non so quanto possa essere stato registrato, ma c'è stato un insieme di rumori particolari. Proviamo a portare il K2 in zona rumore. Questa doveva essere per me una sorta di torretta di avvistamento sì, anche per all'angolo proprio del sì, anche perché si di tutta alza, la struttura si alza. Sì. Mentre qui vedete, ragazzi, che è bassina, ma lì poi si alza. Per me questa era una torre di angolo, adesso non so come dire, perché l'accampamento in base ai disegni che abbiamo visto non era quadrato, era irregolare, probabilmente nei vari spigoli aveva una sorta di torretta d'avvistamento. Io l'ho sentito là il rumore, però. Ma qua vedi che c'è bosco proprio. Sì, ma ripeto, ragazzi, i rumori del bosco si conoscono, anche perché non è da ieri che giriamo in posti simili, però questi qua, questi due rumori che abbiamo sentito non erano fresche frasche, erano rumori strani, cioè gli uccelli, ok. C'è qualcuno qua? Abbiamo sentito dei rumori. Se c'è qualcuno che li ha fatti, può avvicinarsi allo strumento che è in mano Lara? È uno strumento grigio che è in mano. È una scatolina che ha delle luci, non fanno niente. Questo è un uccello? Sì. Siete al di là di queste mura? Al di sopra di queste mura, sulla montagna, in cima? Gli spari sono sempre i cacciatori. Caspita. Mazza, stanno trucidando, sterminando la fauna. Ha brillato. Allora, parliamone. C'è qualcosa di strano, effettivamente, sì. C'è qualcosa di strano. Bene, viene da salutare un attimo che freddo. Sì, no, fa un freddo C'è devastante. Sì. Qualcosa potrebbe esserci. La storia c'è. Qualcosa potrebbe esserci. La storia c'è, ci sono tante testimonianze, non solo la storia. Sì, la storia c'è. Oddio, ho visto qualcosa. Dove? Cadere giù, ma è strano, sembrava un pezzo di foglia, ma è come se fosse sparito a mezz'aria. Cioè, hai visto un distaccamento di qualcosa? No, ho visto qualcosa cadere. No? Ma è come se a mezz'aria fosse scomparso, cioè non l'ho visto arrivare a terra. Non lo so che cos'è, qua. Sicuramente un pezzettino di foglia, né? Perché sì. È assolutamente... Però è strano perché a un certo punto è scomparso. E vento non ce n'è. No, vento non ce n'è.
era un insetto che... T'ha brillato? Porca vacca, non l'ho beccato. Osti, non l'ho mica visto. Stavo riprendendo la... no, stavo guardando... sì, ha dato una brillata un po' debole, ma l'ha data. Sì. C'è qualcuno qui? Abbiamo sentito diversi rumori. Qualche soldato, c'è qualche soldato che sta ancora facendo la guardia qua? Ragazzi, allora, qui di cose interessanti ne sono capitate, successe. Adesso torniamo giù, anche perché sta arrivando sera e fa freddo e ho fame. E ha fame soprattutto, ecco. Come vedete ragazzi è là in fondo che semmai c'è qualche... Sì, perché là c'è un piccolo bar, per sì, cui... però guardate, ovviamente... allora lì è dove c'è eventualmente qualche luce elettrica. Noi eravamo là in fondo, quindi insomma, guardate la distanza. Cioè il flusso da parte della corrente elettrica non dovrebbe essercene. Intanto vi facciamo vedere che bello che è qui. Queste mura, sì. Anche se ci stiamo avvicinando alla struttura, vuoi dare sempre un'occhiata al K2? Beh, aspetta, lo riaccendo perché prima c'erano le persone, adesso sono là in fondo, sì, di sono conseguenza... salite su 2 persone, ovviamente hanno i telefoni accesi, quindi non fa testo. Qui c'è ancora una parte di rudere. Sì, vedete. Questo è anche là in fondo, ma penso che... È bello immaginarselo come poteva essere un tempo, no? Con magari le suore che lavoravano in base a quella che era la regola benedettina, ora et labora, per cui magari che facevano l'orticello, che allevavano... Io da piccolo mia madre era molto religiosa e mi spiegava sta cosa di ora et labora. Ora et labora. Prega e lavora. Brilla. Allora sei una suora? Sei una suora? Porca vacca. Senti la mancanza di quel periodo, di quel tempo in cui qua c'era silenzio e si pregava e si lavorava? Ora et labora. Ha brillato quando abbiamo detto questa cosa? Sì. Quando ho nominato mia madre, non so, boh. La preghiera? Questo no, romanticamente può essere mia madre, no vabbè, mi banno da solo, scusate. Questo era un luogo di silenzio, adesso si sente di tutto, è vero, le macchine, i cacciatori, ma al vostro tempo qua c'era solo silenzio, il silenzio che vi permetteva di pregare, di avere il contatto più diretto con Dio. Erano bei posti, lo sono ancora, se non altro lo sono ancora. Oh, caspita! Porca vacca! Caspita! È vero che ci stiamo avvicinando alle casupole là, però sono sempre lontanissime, rimangono sempre lontane. Guardate la distanza, sono lontane. Le persone là lo siamo a metà praticamente. Siamo a metà strada fra le persone. E là le persone che possono avere il cellulare sono là lontane. Proviamo a fare 2 passi più in giù, no, ma sono lontane. Sono lontane, ma anche se ci avviciniamo, cioè, no. Anche perché voglio dire, non si illumina. Può fin là, non si illuminerebbe sempre. Appunto. Cioè, il fatto che noi siamo troppo scettici ci fottiamo da soli, perché l'opportunità veramente di gustarci una risposta non ce la diamo. Dobbiamo sempre mettere il puntino, ma d'altra parte... molti segnalini ce lo dicono, però noi siamo testardi, cioè vogliamo sempre trovare la spiegazione, magari non c'è talvolta. Magari non c'è, magari semplicemente... Però, caspita... Questo ha fatto effetto. Sì.
Cioè non vogliamo gridare al lupo la prima lucina che si accende. No, però è questo qua, ragazzi, torno a ripetere, che siamo non ci lontani caratterizza. Esatto, siamo lontani da tutto, ragazzi, guardate là, cioè, là e le persone che hanno il telefono non si vedono neanche perché sono troppo lontane. Quindi quello che... Ma è anche il discorso stesso che facciamo del giorno e della notte, certo. A cui noi non crediamo. Se una presenza c'è sia di giorno che di notte, non c'è adesso. Poi che di notte, il solito discorso, non ci siano sono voci umane di vivi e di bambini che stanno correndo, quindi. Però se una presenza esiste, c'è a prescindere. Anche perché non penso abbiano la percezione della notte le presenze, o del giorno. Non penso che il fatto di venire di notte è perché ci si acquietano i rumori e per coloro i quali ricercano un qualche cosa è più facile avere riscontri più nitidi, più limpidi, ma non riscontri decisivi. Se ci sono, se non ci sono, non ci sono. E non è detto che ci siano costantemente, magari una presenza si fa vedere quando... Hai visto? No, stavo guardando le armi. Si è illuminato? Si è illuminato ancora? Sembra quasi che ci dia ragione su quello che diciamo, cioè a seconda di quello che diciamo. Te lo stavo dicendo, sembra quasi che stia confermando attraverso appunto questo mezzo al quale insomma bisogna dare credito fino a un certo punto, però sembra che ci stiano dando credito attraverso questa... Ci sono delle persone ovviamente... Sì, adesso là ci sono persone, ragazzi, che stanno arrivando. Però sono sempre lontane, guardate, cioè... Non si vedono, non so neanche se in telecamera le vedo. È un sito archeologico e non solo, perché ovviamente ci sono i ruderi, che evidentemente ha un certo appeal, attira. Poi è bellissimo, è veramente bello. Guardate, ragazzi, il panorama che c'è. Mi sono girato con la telecamera, però guardate quanto è bello qua. Cioè, è uno spettacolo. Approfittatene. Approfittatene veramente se siete nella zona. È vicino a Varese, cioè non proprio vicino a Varese, a Busto Arsizio, se siete della zona capite. Ma il monastero della Torba. Sì. E ne vale veramente la pena. È ovviamente aperto al pubblico, ovviamente. Certo. Ci sono anche ristoranti, insomma. Sì, c'è un biglietto da pagare, ovviamente. Ovviamente sì. C'è un biglietto da pagare, però a volte sono quei pochi soldi spesi bene piuttosto che andare a buttarli da qualche altra parte. Anche se avete bambini, perché qua se ne vedono, ci sono famiglie con bambini, perché è un modo per approcciare la storia e anche le leggende. Avvicinare i bambini a certi discorsi nel modo giusto non fa certamente male. Vabbè, senti, qui di risposte penso che ne abbiamo raccolto un bel po' di roba, stando qui. Ne abbiamo oggi. avute, credeteci o non credeteci in base alle vostre sensazioni, esatto, le vostre ideologie. Vi abbiamo detto che insomma il posto è visitato da persone, potrebbero esserci contaminazioni a livello di interferenze, ma in certi punti eravamo lontani e da soli, per cui i punti di domanda li mettiamo dove vanno messi. Adesso noi proviamo a scendere, vediamo se troviamo qualche altro buco dentro il quale non siamo entrati, vediamo se c'è un'altra zona. Cosa faccio? Lo tengo? No, non lo tengo acceso. Spegniamolo perché adesso scendiamo verso la struttura. Ok, spento. Bene ragazzi, abbiamo finito, giornata splendida, bellissimo posto incantevole, come vi diceva Lara prima, veniteci, se siete lombardi o comunque anche non lombardi, fatevi un viaggetto. Se siete di passaggio da queste parti, approfittatene, venite coi figli, con i bambini, con i cagnolini, tanto si può. E niente, è un posto che veramente ci ha dato soddisfazioni anche a livello di K2, avete visto, ha brillato diverse volte
in posti dove non c'erano interferenze, perché eravamo sempre lontani dai luoghi in cui ci sono i contatori, le luci, eccetera. E anche poi, pali della luce non ce ne erano. No, qua non ce ne sono, e tra l'altro ecco, abbiamo sentito 2 rumori lungo il percorso. Il sentiero delle mura. Esatto, di cui uno molto forte. Insomma, dobbiamo analizzare, così come analizzeremo i rumori, proveremo ad analizzare se abbiamo sentito anche delle voci, perché più volte abbiamo chiesto di manifestarsi o le suore o ricontrollando il video vedremo se qualcosa è rimasto impresso. Esattamente, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto fateci sapere ancora qui sotto nei commenti se vi piace questo tipo di video, questi contenuti, perché a noi piacciono molto e quindi non fatichiamo a presentarveli. Poi in Italia di posti così ce ne sono un mare, bizzeffe. Forse più questi posti che case abbandonate e compagnia cantante, quindi insomma noi veniamo volentieri, anche perché ci arricchiamo noi. Ci arricchiamo noi, la curiosità, una curiosità sana che ti porta a vedere posti meravigliosi, ad approfondire la storia, le curiosità delle leggende, dei misteri, è bellissimo. È assolutamente una cosa da fare. E adesso si mangia! Ecco, è un po' presto perché come vedete c'è ancora il sole. Io non mangio un po' presto. Vabbè, comunque faremo in modo di fare merenda strada facendo. Ok, allora alla prossima. Ciao.